Oggi ho intenzione di pettinare della lana e lo farò seguendo le istruzioni fornite da un trattato del 400. Gli strumenti che si utilizzano per la pettinatura della lana sono i pettini. Si tratta di strumenti attestati a partire dalla preistoria che venivano impiegati sia per la preparazione di fibre vegetali che di fibre animali. Nel corso del 300 sono ampiamente utilizzati in tutta Europa, essendo anche un momento di particolare fioritura dell'industria tessile. Questi pettini, in particolare, sono realizzati sulla base di reperti di York e altre fonti iconografiche medievali, sono composti da una struttura a T di legno, sulla quale sono piantati dei denti di ferro. Questi sono un altro esempio di pettini, sono più piccoli rispetto ai precedenti e sono realizzati per essere più maneggevoli. Del resto la pettinatura era un'attività prettamente maschile e quindi anche fisicamente molto impegnativa. Infine, l'ultimo pettine che abbiamo ricostruito è ispirato a un reperto di York, il 2273. Si tratta di un reperto di epoca anglosassone, per cui precedente rispetto all'epoca tardo-medievale, e ha la particolarità di essere composto da 2 file di denti. Ci sono reperti di età vichinga fatti in modo analogo, per il 300 sembrano non esserci né rappresentazioni iconografiche né reperti. Però abbiamo trovato una citazione dello storico Munro che ha individuato una fonte di area fiamminga che parla di pettini composti da 3 file di 7 denti ciascuna, e abbiamo poi individuato un altro reperto proveniente da York che risale all'inizio del XV secolo e presenta anch'esso 2 file di denti. Ma lo scopo dell'esperimento di oggi è quello di seguire le istruzioni fornite da un importante documento del 400. Si tratta di un trattato dell'arte della lana, conservato oggi alla Biblioteca Riccardiana di Firenze, nel quale vengono contenute tutte le indicazioni su come viene trattata la lana dall'arrivo della lana sudicia fino alla confezione del panno. La lana che utilizzerò è lana inglese proveniente dalle Shetland. Il trattato ci fornisce indicazioni sulle lane che potevano essere utilizzate, infatti parla di lane francesche o oltramontane. Il termine lana francesca viene utilizzato nel 300 in riferimento per lo più a lane inglesi. In base a quello che ci dice il trattato, arrivavano, ad esempio dall'Inghilterra, i sacchi di lana succida. I sacchi venivano poi aperti e ogni singolo vello veniva ispezionato e gli sceglitori dividevano la fibra in 3 qualità in base al suo spessore: fine, mezzana e grossa. La lana veniva poi lavata con acqua bollente, quindi un procedimento che andava a togliere la lanolina presente sulla fibra. Veniva poi fatta asciugare e a quel punto veniva predisposta per le ulteriori attività di sceglitura. Veniva anche sottoposta alla scamattatura, che è una attività effettuata su dei graticci sui quali viene disposta la lana e viene poi percossa con questi bastoni detti camati, operazione che serve per far cadere ulteriori impurità e anche per aprire le fibre. Quando si avvicina il momento della pettinatura viene fatta un'ulteriore operazione sulla lana, ovvero viene trattata con acqua e olio. In particolare il trattato ci dà delle informazioni specifiche sulle quantità di acqua e olio impiegate. Ci dice che per 7 libbre di lana vengono impiegate 3 once di acqua e 6 once di olio. Quindi, facendo una proporzione tenendo conto del fatto che queste sono misure di peso e che una libra equivale a 12 once, sappiamo quindi che per 28 parti di lana ci occorre una parte di acqua e ci occorrono 2 parti di olio. Ci prepariamo quindi a trattare questa fibra per la pettinatura bagnandola e ungendola con l'acqua e con l'olio. Procediamo quindi con la fase finale che precede la pettinatura. A questo punto la lana è già stata aperta dopo la scamattatura,
Quindi procediamo a inumidirla, poi mettiamo l'olio e a questo punto la lana è pronta per essere pettinata. Vediamo quindi quali sono le istruzioni fornite dal trattato per le diverse attività che riguardano la pettinatura della lana. Partiamo quindi da questo impasto che è stato ottenuto bagnando con l'acqua e con l'olio la fibra della lana. Si dice che da questo impasto vengono staccati dei pezzi, così come si farebbe staccando dei pezzi da un impasto per fare il pane, e questi pezzi vengono messi sul pettine. Il trattato dice che il pettine viene riempito e viene tenuto sulla coscia. Questa è un'indicazione interessante perché, ad esempio, altre fonti, ad esempio francesi, parlano di questi supporti rigidi di legno sui quali viene montato, viene in qualche modo fissato il pettine statico. A questo punto ci viene spiegato il gesto della pettinatura e si dice che un pettine si scontra contro l'altro per contrario. Questo termine per contrario mi ha fatto pensare al fatto che i pettini fossero ruotati uno rispetto all'altro di 180 gradi, ma in realtà nella pratica non è una posizione comoda e sia la pratica moderna che le immagini medievali mostrano che i pettini erano contrapposti tra loro con un angolo di 90 gradi. Per cui questa è la posizione che ho deciso di adottare e mi sembra anche la più comoda e la più sicura rispetto al pettinatore. Il trattato dice che vengono dati 10 colpi. Io ho inteso questi 10 colpi semplicemente come 10 passate del pettine in movimento sulla fibra collocata sul pettine statico. Questo è diverso dalla pratica moderna in cui la fibra viene spostata più volte da un pettine all'altro, ma 10 colpi sono effettivamente stati sufficienti per separare la fibra lunga dalle corte e per allinearle correttamente. Si dice poi che il pettine viene volto, quindi viene girato, e dal pettine viene poi tolta la fibra. È interessante notare che il trattato non parla della pratica di scaldare i pettini, che è attestata nei paesi nordici e anche mostrata in alcune iconografie, ad esempio francesi. Il trattato ci dice poi che la fibra che si ricava dalla pettinatura, così come il filo che poi verrà prodotto, si chiama stame e che viene utilizzato per costituire l'ordito del tessuto. Le fibre corte rimaste invece sul pettine alla fine della pettinatura, dopo che sono state rimosse le fibre più lunghe, vengono tolte dai pettini e vengono gettate per terra, non per essere scartate, ma per essere lavorate con degli altri strumenti. Grazie per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate o se provate anche voi a seguire queste istruzioni. Vi aspetto poi invece con il prossimo video sulla cardatura, mentre ne trovate altri che ho già realizzato sulla filatura. Ciao!